you believe are the biggest mistakes made by the 80 to 90% of traders that don't make money? Believing all the bullshit. 95% of new traders blow their first account. We're talking about why traders fail. 95% of traders fail. Ci siamo. Come vedrete l'incubo è arrivato quasi subito. Devi fare finché c'è i compiti. No, come faccio? I compiti. Non posso farli voi. Hai fatto 10 minuti e... Comunque adesso voglio vedere voi se facciate... No, tu stai scherzando, io avevo più di 3.000 eseguiti. Perché? Ciao a tutti, mi chiamo Alessandro, faccio trading da ormai 3 anni. Fino ad ora non sono ancora mai stato funded, avrò bruciato circa 8 conti probabilmente. Quello che dovevamo fare era tappare quei buchi che aveva e insegnargli intanto il multi-timeframe e poi la capacità di adattamento nel mercato. Un ritmo serrato, senza pause. All'inizio ci sembrava la strada giusta, spingere forte, accelerare il più possibile, ma ci è costato un sacco di energia. E con il senno di poi, forse non è stata la strategia migliore. È l'1:15 e ancora non si è svegliato. Qual è l'unico modo per mettere alla prova la conoscenza di una persona? Solitamente a scuola vengono fatte le interrogazioni o le verifiche. In questo caso noi abbiamo creato una sorta di verifica, un quiz, fatto su misura per Alessandro, sia con domande semplici che con domande difficili. Allora, ti spiego le regole del gioco. Tu ora qui c'hai 15 domande. Hanno un totale complessivo di punti di 4.500 punti. Tu per vincere la challenge devi rispondere bene per un totale complessivo di 1.600 punti. Se tipo ora la prima la zecchi, fai 100 punti. Sì. Se questa la perdi, cioè la sbagli, fai meno 200 Meno punti. 200 punti. Ok. Se arrivi a 1600 punti, io apro delibero e tu ordini tutto quello che vuoi per pranzo. Ma se tu non fai 1600 punti, dovrai cucinare il pranzo. Ok, Ok? va bene. Un modo perfetto per metterlo alla prova, capire dove aveva delle lacune e perché no, divertirci anche un po'. Perfetto, scegli la tua prima domanda. Cominciamo easy. Cosa significa CFD? Contract for Difference. Contratto per differenza. A posto, già stai a Ok, 100 ma punti. queste sono categorie specifiche o sono a caso? No, sono abbastanza casuali. Vai, a te la seconda domanda. Cos'è la VSA? Volume Spread Analysis. Ok. Sì, va bene, Ok. va bene. Sì, va bene. 1, Giusto. 2. Ok. No, devi mettere solamente... Uno devi mettere. Devi mettere solo uno, fai meno? Ok. Ah, perché ti aggiunge la Sì, ti solo... aggiunge la somma, Ok, sì. ok. Altro 200. 9 notizie ad alto impatto. Elenca 9 notizie ad alto impatto. 9 Sì. notizie. Allora, CPI, PMI, NFP, PCE, Retail Sales, ISM, la FOMC è considerabile. Ok. Sì, sì. FOMC, cosa mi sto perdendo? Home Sales, JOLTS, Ok, sono 9. C'è scritto almeno, quindi significa che sono più di 9. ok. Però se te sei sicuro che queste siano le 9... E interest rate, unemployment claim, no, unemployment claims, ok. Questo. Spazio. NFP l'hai detto. Ah, il GDP c'era. DP no. CPI non me lo ricordo, se l'hai detto. Sì. l'ho detto, PC l'ho l'hai detto, detto. PPI no. Sì, No. che l'ho detto. Sì? Va bene. Pare di sì. A parte il VAR con la registrata. No, mi sa che non l'ho detto il Ok. PPI, mi sono dimenticato. FOMC sì. Interest rate l'hai Sì. detto. Power speech non l'hai detto. No. Jones sì. Il PMI mi sembra... O era ISM o il PMI, non ricordo. Sì, qualcosa ha detto. Quello sotto sicuro, ISM sicuro. Sì. E Home Sale ha Home sales l'ha detto. detto. Quante sono? Allora, NFP sì, CPI sì, PCE sì, PPI adesso lasciamo un attimo in dubbio, FOMC l'ha detto, Interest l'ha detto, JOLTS l'ha detto, ISM l'ha detto, Home Sales l'ha detto e so 8, quindi se ha detto PPI è giusto. PPI mi sa che l'ho scammata. Non l'ha detto. Anche questo l'avrei detto, ma ho detto, boh, non è una notizia, cioè... Sì, noi ci riferiamo infatti al tipo calendario investi. Oh, ok, ok. Ok, quindi... facciamo. Questa deve andare al VAR. Alla fine, se mancano 300 punti, si controlla il telefono.
si controlla la registrata. Ok, quindi andiamo di ESC. Quindi per ora questa rimane un forse. Ok, Ok, questo qua. Ok, P-shape, Ok. B-shape, D-shape e poi c'è l'altra che lettera è? Cioè, quella così, una B minuscola shape. minuscola shape. Quindi P-shape. Sì, B shape, ha detto? P-shape, ok. B, con lo doppio, Quindi la- B piccola, devi dille per bene tutte. c'è la B piccola, Ok, B minuscola, B posto. minuscola, B maiuscola, Ok, D ok, e P. ok. Ok. Sicuro non manchi un'altra? No, cioè C-shape. Credo. Sicuro? Sì. Ok, premi space. Grandi. Attenzione. Abbiamo altri Tanti punti. uno. Andiamo, rischiamo. Come funziona il TPO? Allora, il TPO è come il market e il volume profile, solo che ci sono i quadratini e diciamo serve per guardare anche il tempo, in quanto sono stati scambiati gli ordini. Boh, mi ricordo che era il volume Dai, profile con dai. tutti i quadratini e le lettere dentro. Se riesci a dargli una definizione in modo tale Tipo TPO per cosa sta? Time, price, opportunity. che... Ok. 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 Quindi se devi dare una sorta di definizione. Diciamo racchiude gli ordini, X numero ordini scambiati in un determinato periodo di tempo. Ok. Diciamo che La qui definizione, cioè, esatto. diciamo che siamo a un se era un'interrogazione ti avrei dato 6 meno. Che comunque è sufficiente però se Esatto. Cioè, alla fine è se il politico. quanto tempo il prezzo ha toccato in un determinato livello è in Ha maniera detto. riassuntiva si L'ha detto. esatto. Consideriamola buona, dai. Buona, Perché sì, siamo sì. bravi oggi e ci abbiamo fame. Ok, adesso Non iniziamo i fardelli. facciamo questa goliardica. Perché tra il 74 e l'99% dei conti retail perde denaro quando fa trading di CFD? Allora, diciamo le risposte possono essere diverse, ce n'è una in particolare che devo dare o sono più? In realtà la motivazione secondo l'ESMA ci sono più motivazioni, però sono le principali cause e perché appunto loro nel documento hanno Perché non inserito. c'è gestione del rischio, le persone non hanno gestione del rischio, perché probabilmente ricadono in ludopatia, diciamo, perché non sanno nulla di quello che stanno facendo, quindi pensano di fare i soldi facili. Sì, Persa. si riescono a conoscere. Boh, vabbè. Chi lo sapeva questo? La causa principale è l'utilizzo della leva. Ok. Quindi non sanno come si usa la leva, non sanno che con leva 1 Gestione del rischio? C'è sta c'è stato scritto, c'è scritto gestione del rischio. No, dov'è? La 400, mi premi spazio. Sa gestire il rischio, l'ho detto. Sì, esatto, sei richiappato a 2/3, la parte più importante no. Dai, ci avviciniamo al break even. Da schermare i punti. Elenca tutte le funzionalità di Total Trade. Questa è tosta. Spazio Allora. sponsor. Sì, aspetta, stavo schiacciando spazio io. E allora, vabbè, backtest di CFD, analisi macroeconomica e il journal automatico. Ok, Sì, gliela diamo buona. Ok, buono. siamo vivi. Vai, prossimo. Spiego secondo l'Action Market Theory perché il mercato si muove. Perché il mercato si divide in ordini aggressivi e in ordini passivi. Gli ordini passivi sono quelli pendenti o fermi, diciamo, mentre quelli aggressivi sono quelli che colpiscono il bid e l'ask. E quando gli ordini aggressivi riescono a mangiare gli ordini sottostanti o sovrastanti, cioè quelli passivi, il mercato si muove. Ok. Ok, ditemi voi se può essere esaustivo o no. Consideriamo buona? Questo Lui è l'ha quello detta la che dinamica intendevo. del perché La si dinamica muove. esatto, è giusta. Cioè, il passivo attivo è giusto. Passivo attivo, Passivo, bid, ask, esatto, cioè esatto. sarebbe domanda e offerta Cioè, ovviamente. diciamo che lui ha dato la seconda cosa che è il movimento del mercato è il Esatto. risultato e non l'ha dato quello lì che passa che per me può anche essere tralasciabile. Sì, essendo che la Perché domanda è tanto quello perché sotto spiega quello sopra. la domanda è secondo l'action perché il mercato si muove, la parte principale, la prima parte è quella che spiega di più a chi ci sta guardando. Comunque la sapevi la prima parte?
Sì, cioè, Passano diciamo l'ho alla data fase per di equilibrio. scontato, nel senso, cioè l'ho sottintesa nella spiegazione del quando gli ordini aggressivi mangiano quelli, diciamo, passivi, perché si switcha all'equilibrio. Caldo ancora, Allora, levarmi quelle più cancarose. Questa. Cos'è uno swap nel trading e quando può essere positivo o negativo? Allora, lo swap nel trading si intende tipo broker. Quando vedi lo swap del broker, lo swap è la commissione che ti applicano per mantenere l'operazione aperta di notte. E quindi può essere positivo se hai un'operatività magari intraday, swing, eccetera, perché magari hai un target che sai che ci arriva e quindi quello che tu guadagni dal tuo trade copre anche lo swap. Negativo se invece lo swap poi è più alto e ti manda a break even o la domanda non è negativo. più per i pro e contro, ma più per quando lo swap è positivo e quando è negativo. Non il positivo intendi. Ha detto la sua definizione. Ah, beh, certo. Ok, Ci sta. pure mi ha già fatto capire che ho detto una Ma cappella. tu devi stare zitto, mi fai capire se sbaglia. No, ci sta, nel senso, non è che... Tanto sì. Cioè, quello è lo swap che io conosco. Nel Ok, senso, giusto. Poi che swap può esserci? No, ma quello che dici tu è quello giusto. Ok. Dai, spoiler. No, è giusto, io ho spoilerato che ci ha preso. Può essere positivo quando è basso e negativo quando è alto. Cioè, quando pago troppo swap sicuramente può essere negativo. Sì, No, dobbiamo mettere il timer, ci siamo metti- scrollati. Ormai è andata. Quando metti quando è fatto fai spazio. Quello che ci Cioè, se io dovessi pensarci, direi se ho un'operazione che vale la pena tenere aperta nel lungo termine, cioè anche fino al giorno dopo banalmente, quindi intraday, e vado comunque in guadagno nonostante il costo dello swap, per me è positivo, se invece è il contrario è negativo. Ok. Di logica. Che genere quando mantiene la posizione aperta un giorno la posizione stai comprando la valuta E andiamo di meno. sarebbe metà, ma cioè, questa è un po'. Esatto. Boh. Dai. Io non voglio un profile, come si calcola? Cioè, mi devo dire la formula. No, come viene calcolata, cioè non è la formula, diciamo. Ok, la value area, non voglio un profile, mostra la zona dove sono stati scambiati maggiormente gli ordini in un determinato impulso o periodo che io seleziono col volume profile che voglio vedere. Ok, però la value area L'area di valore, quindi forma una parte del volume profile. Quale parte? Quanto il volume profile? dipende. Cioè, di solito la maggior parte del volume profile. No, c'è un numero preciso. Un numero preciso, Esatto, della value area. quindi una percentuale. Quindi esatto, Esatto. non è che voglio la formula, anche se la formula non è difficile, però non voglio la formula, voglio il numero percentuale della value area in un volume profile. Se tu vedi in un volume profile vedrai sempre la stessa value area all'incirca. A occhio, magari si manca a occhio, lo vedi molto bene, che la value area è sempre di una determinata grandezza rispetto a quello che è l'intero volume profile. Non puoi avere una value area così di 2 centimetri con un volume profile enorme, capito? Non puoi guardare il grafico. Ci ha provato. Dai, attiva il timer, dai, prendi un minuto. 60%. Non ti posso dire né sì né no, Devi, se hai spazio lo scopri. L'unica cosa è lo space. 70%. La mia risposta definitiva è 70%. Come si calcola? Vabbè, l'ho risposto prima. No, va bene, se secondo te è 70%, se ti sembra 70%, non so, sta. Cosa scelto? Tanta, il profile potrebbe essere tanto, però potrebbe essere anche poco. Tu magari è anche giusto, eh? Potrebbe essere anche giusto, dipende quanto voglia di cucinare. 65. Hai 20 secondi. Ok, vai. Pensaci bene, non farti, tu non devi schiacciare e dire ma colpa vostra, di un No, numero, mi assumo la responsabilità. ti devi assumere la responsabilità di quello che stai per dire. Secondo me è minimo un 50%. Era 70.
Leggila. Allora, la value area in volume profile rappresenta la zona di prezzo dove è avvenuto circa il 70% del volume, quindi anche 65 andava bene. Vabbè, la 65 te la abbonavamo. In un determinato periodo è l'area in cui compratori e venditori hanno trovato un equilibrio e quindi dove il mercato accetta meglio il prezzo. C'è premuto o meno, sì? Sì. 3 orali più volatili di euro USD. Precisi? 9,30? No, è spaccato, quindi senza il 30 e un quarto, soltanto tappa. Tipo 10, 11, 12, senza dire 10 e un quarto, 10 e mezzo. Ok, no, 9, 11 e 15. Sicuro? Ti riesci anche a vedere? 9, 11, forse 14, dubbio su 14 o 15 perché io dicevo 14 e 30. Prova a pensare a quel giorno in cui abbiamo fatto la Sì, la sto lezione io e te. sto pensando anche alle coaching di Daniele, che parlavamo di 9, 11, sono sicuro, anche se tu dicevi prendevo i setup aggressivi alle 10, tra le 10:30 e le 10:45. Sì, ma quello non parlo No, di volatilità, esatto, quello è Qua si parla di volatilità. Esatto, occhio a orari di qualcosa e orari di qualcos'altro. Ah, ok, quindi non per forza tipo sbilanciamento. Esatto. Ok, allora direi 10, devo pensare a quello. 15, che mi vengono in mente più range orari, tipo dalle 9 alle 11. Questi sono tanti punti, ragiona bene, perché sennò ti tocca iniziare a pensare a cosa fa per cena. Per pranzo alle 3 del pomeriggio, tra virgolette, ma che sotto le 10 non può essere, quindi bisogna andare su 10, Perché non può essere sotto le 10? perché sennò dovrei dire 9, 10 e Ah, 9 perché già l'hai detto. Di base quando è più volatile l'asset? Quando? quando apre la Londra, dopo che ha fatto lo sbilanciamento, quindi 9 Esatto. e mezza, quindi Orario dico all'apertura. 10, allora l'apertura, quindi diciamo 9, secondo allora dico 10, 9, 11, 15. Vabbè, No, 14, 16. Esc. c'ho quella da 200. Questo è facile, dai. Cosa rappresenta il POC in un volume profile? Il point of control, il punto dove sono stati scambiati il maggior numero di ordini. La linea rossa. O gialla, sì, quello dipende da uno se lo imposta. Quando sei pronto, spazio. Tac. Mamma, mi dai un poema, Esatto. è il livello di prezzo dove si è concentrato il maggior volume di scambi in un determinato periodo di tempo, in altre parole è il prezzo più accettato dal mercato, dove domanda e offerta hanno trovato equilibrio, dove si è formata la maggior parte delle transazioni. Perfetto. Sì, Buona? comunque, sì, è buono, perché hai detto appunto la cosa più importante che è. Ok. Chi ha realizzato il maggior profitto di sempre nella World Trading Championship? Questa è regalata. Questa è semplice. Faber Vale? Ecco. Primo scalper in the world. Esatto. Amar? No? Larry Williams? Direi 11.000%. Perfetto. 10.000 dollari in 1.100.000. Pure la Collo. percentuale, pure la percentuale qua. Perché non ho ancora cominciato a tradare io, Devi datti i punti, devi datti il punto. Porco. 100. Allora, vabbè, facciamo quella 500. Qual è stato l'unico team interamente italiano della storia, verticale sul metodo di trading basato sull'analisi ciclica armonica, ad aver vinto il podio di un mondiale di trading a squadre su criptovalute? Dovrebbe essere, se non mi ricordo male, si chiama Emiliano, Eroica Sì. Emiciclo, qualcosa Esatto, del lui si chiama genere. Emiliano ed è di Eroica Emiciclo. Ok. Con oltre 500 team e circa 85.000 partecipanti, Eroica Emiciclo si è classificata al terzo posto nel torneo globale MaxC Win Blazing Arena 2025, realizzando un incredibile 752% in soli 25 giorni, con una squadra totale di 16 persone. Un grande grazie va al team di Emiciclo per aver rappresentato l'Italia e per aver sostenuto questa serie. Ma torniamo al quiz. Per Alessandro ormai era finita. Quei punti non gli sarebbero mai bastati per vincere. Per voi invece non è finita. Provate a indovinare la risposta a questa domanda. Alla fine del video vi sveleremo la risposta corretta. The Last, stai tradando euro-dollaro con leva 1,30 e un capitale di un K. Apri un'operazione da 0,30 lotti. Quanti USD di margine verranno bloccati circa per aprire la posizione? Ma in realtà neanche per Alessandro era finita, perché mancava la penitenza. Doveva cucinare. Ci ha dato il Ferrari da Fuffaguro, adesso andremo a fare la spesa. Buona fortuna! Allora, dobbiamo scegliere un burro. So che a Daniel piace il burro chiarificato. Lo sto cercando ma non lo trovo. No, penso che possa andare più che bene. Sto cercando di trovare l'aceto, ma impossibile trovarlo dentro la Clay. Veramente impossibile. Ok,
che andrà bene. Infatti ora vediamo, a parte la gente che mi guarda un po' male, dobbiamo trovare le uova. Direi che le abbiamo trovate. Vediamo anche questa, voi non fatevi domande. Il salmone è less expensive, andrà benissimo. Servirebbe trovare anche una bowl di acciaio, ovviamente figurati se la troveremo alla CRAI. Ovviamente voi nei commenti provate a indovinare che cosa sto andando a preparare. Se indovinate 15% di sconto su Total Trade. Perfetto, la spesa è finita, ci vediamo in macchina. È arrivato con la spesa, cosa ci ha preso? Vediamo un po'. Intanto vi facciamo una challenge, Dani. Dobbiamo capire cosa ci fa. Vabbè, di sicuro col pane, le uova e il bacon ci fa un toast con uova, bacon e pane e anche l'insalata. E non mi dica che hai preso il burro chiarificato. No, ok. Con gli spinaci? Con gli spinaci. A merenda? Cazzo, che ci cucina? Il bro sta cucinando. Ci fa una pentola con dell'acqua sopra la carta forno, sopra del bacon. La pentola fa da peso per fare il bacon pressato. Potrebbe essere. La carta forno è per non bruciare la pentola. Come procede la cucinatura della tua ricetta? Siamo solo all'inizio. Tempo previsto? Un pochettino. Tipo? 20 minutes? 20? No, sì, 20. 20? Male. Oh. Mi hai detto di fare una cosa. Devi fare bene, giusto? Cosa stai facendo? Sto improvvisando un bagno Maria con un piatto mentre mi si brucia la mano. Adesso potresti darmi una mano versando un po' del burro. Ok. Molto piano. Questo? Sì. Molto piano. Vai, un pezzettino. Vai. Ok. Ancora? Un altro pezzettino. Stop. Forse era meglio se non sbagliavi l'ultima domanda. Missione parzialmente compiuta. Esatto, parzialmente. Uovo parzialmente pastorizzato. E io ancora non ho capito che ricetta sta facendo. Se si rompe il rosso è finito. Ah! Bomba! Uno. Bomba. No, fetta di pane. Una fetta di pane. Questa qui andrebbe un pochettino condita. Cintilini di sale, cintilini di limone, un pezzettino d'olio, fa sempre bene. C'è il salmone. Ma c'è solo questo salmone? Sì. C'è un panino solo? Ho detto prendo quello che costa meno, finché c'è una fetta. ok, un panino viene completo. Cosa difficilissima adesso. Oh! Oli! Dai, siamo. Il pepe. Sì, il pezzo forte. Il primo è andato, vedi, ancora non ho capito, non so minimamente cosa sia. Questo mi vuoi dire il nome? No. No. Non so come è composto sopra. Si chiama la salmonella? Per ora ho sentito salmone parecchio. Salmone se giusto. Esatto. Ma lo vuoi questo? No, lo sente. È uguale. È buono, è buono. Senti? Si dovrebbe sentire la... Sente un po' di limone. Quando questo? Questo è approvato, mi è piaciuto. Quindi, momento della verità. Qual è il piatto che ci hai fatto? Tanto ricorda a tutti di scriverlo nei commenti. 15% Di sconto. Total Trade. Uova alla Benedict. C'è sto sandwich, uova di Benedetta. Uova alla Benedict si chiama. Ringraziamo i francesi. Ah, è francese? Dani, abbiamo mangiato un piatto francese. No, francese no. Sì. Un piatto francese. Ti fa caso di altro. Questa challenge è fatta. Grande. Nonostante la confusione assurda che c'era in cucina, il voto complessivo per me era un bel 10. Ma torniamo seri, abbiamo capito dove sono le sue lacune ed è il momento di intervenire. Quindi abbiamo deciso di ridurre le ore di backtest e aumentare le lezioni teoriche. Ma questo lo vedrete nel prossimo episodio.
È passato un mese da quando abbiamo iniziato a registrare, per Alessandro circa 3 settimane, essendo che è entrato dopo. Come avevamo detto nell'episodio precedente, avremmo ridotto le ore di backtest e aumentato le lezioni. E così è stato. Ore e ore di formazione, alcune con me, alcune con Daniele, la maggior parte con Daniele, e altre con 2 ospiti che vedrete a breve. Come rendi una persona profittevole in un mese? Ma soprattutto, come dimostri di esserci riuscito? Quindi, per rispondere alla domanda, Alessandro sta migliorando?